Buongiorno amici, bentornati. Questa è la terza video lezione su Pietro I o Pietro il Grande. Nelle scorse video lezioni abbiamo parlato della giovinezza e dei primi anni di regno di Pietro il Grande, del suo viaggio in Occidente e della successiva modernizzazione della Russia. Abbiamo parlato delle sue riforme. Naturalmente ci sono molte altre cose da raccontare sugli anni di regno di Pietro il Grande, guerre, tanti altri avvenimenti. Cominciamo subito. Le riforme di Pietro il Grande provocarono notevole opposizione. Abbiamo terminato la scorsa video lezione, vi ricordate, facendo cenno ai cosacchi che accoglievano i contadini in fuga dalla servitù, dalle tasse, dal lavoro forzato. I cosacchi si opposero a Pietro il Grande non solo in questo modo, ma anche riprendendo le loro rivolte. Nell'area del Don, dal 1706 al 1708, i cosacchi si ribellarono al comando di Kandrati Bulavin, capo cosacco. Si opponevano al processo di occidentalizzazione della Russia e al lavoro forzato nei cantieri navali di Azov, Tangarong e Voronezh. La brutale repressione del 1708 da parte della Russia moscovita, da parte di Pietro il Grande, non riuscì a domare gli elementi della frontiera meridionale. I cosacchi di Zaporozhye, dal loro punto di vista, che vi ricordate invece che sul Don si trovavano sul fiume Dniepr, quello che gli ucraini chiamano Dnipro, si unirono a Mazepa, al capo cosacco Ivan Mazepa, e a Carlo XII, re di Svezia, nell'assedio di Poltava. Si tratta dell'episodio decisivo della Grande Guerra del Nord, di cui parleremo dopo. In precedenza il capo cosacco Ivan Mazepa aveva aiutato Pietro a reprimere alcune rivolte dei suoi connazionali, ma ora gli aveva voltato le spalle. Il valore delle truppe di Mazepa però era scarso. Oltre a farsi facilmente debellare a Poltava, i cosacchi non riuscirono ad evitare la vendetta dello zar, che distrusse il leggendario Sech. Vi ricordo che il Siech era l'insediamento fortificato sul Dniepr che aveva svolto la funzione di loro quartier generale. Tuttavia i cosacchi continuarono anche in seguito a creare problemi a Pietro quando si riorganizzarono sotto il successore di Mazepa, ovvero Filip Orlik. Infatti i cosacchi cercavano di spingere gli ottomani contro la Russia e contribuirono a mantenere tesi i rapporti tra i due imperi. Ad ogni modo, dopo le rivolte e la defezione di Mazepa, Pietro decise di legare più strettamente a sé le terre del Don e del Dniepr e i relativi abitanti. Un'ordinanza del 1714 favorì l'installazione in Ucraina di funzionari e di cittadini russi, che fu giustificata da Pietro con il successo dell'analoga politica inglese nei confronti di Scozia, Galles e Irlanda. Capite, popoliamo l'Ucraina come gli inglesi hanno popolato Scozia, Galles e Irlanda. Un altro popolo, attenzione, stava subendo la russificazione forzata, erano i Baschiri. I Baschiri erano di etnia turca e di lingua turca e si ribellarono di fronte alla distruzione del loro modo di vivere operata dai moscoviti. La rivolta dei Baschiri scoppiò nel 1705 nella regione del Medio Volga e fu schiacciata soltanto nel 1711. L'opposizione da parte della Chiesa ortodossa fu anch'essa forte opposizione alle riforme. Ricordate la rivolta degli Strelizzi del 1698? Questa era stata motivata anche dal tradizionalismo religioso. I timori contro l'occidentalizzazione e la modernizzazione presero forme apocalittiche. Nacquero leggende secondo cui Pietro sarebbe stato sostituito da uno straniero,
quindi da un impostore, durante il suo viaggio all'estero, o che fosse l'anticristo in persona, il cui regno annunciava la fine del mondo. Queste credenze erano comuni tra i vecchi credenti, ovvero tra i raskolniki, gli scismatici che non avevano accettato le riforme di Nikon. Avete visto la mia precedente video lezione dedicata tutta al Raskol, allo scisma della Chiesa ortodossa. Il conservatorismo religioso fu alla base anche della rivolta dell'Astrakhan, e la rivolta va dal 1705 al 1706, ma anche della rivolta dei Cosacchi del 1706 di cui abbiamo già detto. Ma attenzione, l'opposizione religiosa Pietro ce l'aveva in casa, suo figlio Alessio, l'erede al trono, era nato nel 1690 dal breve matrimonio di Pietro I con Eudocia Lopuchina. Questo figlio dello zar Alessio sin da piccolo si fece influenzare dai vecchi credenti, dagli scismatici raskolniki. Alessio era uno studioso molto pio e molto debole, l'esatto contrario del padre. Sin dall'inizio Alessio non vedeva di buon occhio le riforme del padre e il processo di apertura all'Occidente. Anche la madre di Pietro, ve la ricordate, Natalia, era ostile alle riforme, e anche sua moglie Eudocia, con cui Alessio viveva per poter stare separato dal padre. Per questo motivo, per la sua opposizione alle riforme, Pietro costrinse la moglie Eudocia ad entrare in un convento nel 1698. Dopo di ciò Alessio andò a vivere con le zie nel vecchio palazzo reale di Mosca. Alessio odiava il padre e non strinse mai dei veri rapporti personali con lui. Impegnava molto del suo tempo con i rituali e la teologia. L'ira e la delusione di Pietro crescevano sempre di più. Una volta asceso al trono, Alessio avrebbe bloccato i cambiamenti, abbandonato la flotta, interrotto ogni guerra di aggressione e riportato la capitale a Mosca. Sicuramente, inevitabilmente, Alessio divenne il punto di riferimento di quanti si opponevano all'ordine del padre Pietro. Nel 1711 Pietro impose una moglie tedesca ad Alessio e si risposò lui stesso l'anno successivo con una lituana di umili origini chiamata Caterina, ecco la seconda moglie di Pietro. La nuova moglie era intelligente, energica e si rivelò un'ottima compagna per Pietro, che lei seguì anche durante alcune spedizioni. Nel 1715 Caterina morì dando alla luce un figlio che fu chiamato, attenzione, anche lui Pietro. A questo punto lo zar mise alle strette Alessio chiedendogli di appoggiare le sue riforme oppure di rinunciare ai suoi diritti. Alessio rinunciò a tutto. Nel 1716 fuggì all'estero, prima presso gli Asburgo, poi a Napoli. Nel 1718 gli fu consentito di tornare. Il padre gli accordò il perdono a patto che rinunciasse al trono e che denunciasse coloro che lo avevano aiutato a fuggire. Tuttavia l'indagine sul caso mise in luce l'esistenza di una vasta opposizione verso l'imperatore, lo zar Pietro, e rivelò altri scandali. Molti furono condannati a morte o ad altre pene. Ad Alessio venne revocato il perdono e fu processato e condannato a morte da un tribunale speciale. Prima dell'esecuzione Alessio morì, ma le cause della sua morte non sono chiare. Alessio potrebbe essere spirato a causa dei postumi delle torture subite, ma non si può escludere una responsabilità diretta da parte di Pietro. La vicenda dello sfortunato Alessio fu solo uno dei tanti episodi in cui si manifestò la ferocia dello zar, e mostra come Pietro il Grande non si fermasse davanti a niente quando si trattava di difendere le sue riforme. Ricordate, c'era stato un altro zar che aveva ucciso il figlio, ne abbiamo parlato.
Un lungo periodo del regno di Pietro il Grande fu occupato dalla Grande Guerra del Nord. Abbiamo parlato della Grande Guerra del Nord sia nelle video lezioni dedicate alla Svezia e ai paesi scandinavi, sia nelle video lezioni dedicate alla Polonia, ed inoltre io ho realizzato una video lezione apposita sulla Grande Guerra del Nord all'interno delle playlist sulle guerre dell'equilibrio e sulle dinastie europee del Settecento. Riprendiamo sinteticamente, ma in maniera comunque organica, alcuni avvenimenti di questa guerra, perché ovviamente ci interessa vederli dal punto di vista della Russia. Tornato dal suo viaggio all'estero nel 1698, Pietro aderì all'alleanza anti-svedese promossa da Augusto II, duca di Sassonia e contemporaneamente re di Polonia. Questa alleanza comprendeva anche la Danimarca. A partire dalla guerra dei 30 anni la Svezia aveva costituito un vero e proprio impero marittimo sul Mar Baltico, sottraendo territori agli stati tedeschi, alla Danimarca, alla Polonia. La Svezia aveva incamerato la Prussia occidentale, la Livonia conquistata dalla Polonia. Livonia significa Lettonia più Estonia. Inoltre la Svezia aveva conquistato più a nord l'Ingria e la Carelia di fronte al Golfo di Finlandia. Inoltre la Svezia godeva della sovranità su alcune città tedesche della costa del Mare del Nord, dall'altra parte della Germania, e su alcune isolette danesi che le permettevano alla Svezia di controllare lo stretto di Sund. Come ricorderete, la Russia in passato aveva combattuto inutilmente per ottenere uno sbocco sul Mar Baltico. Una sconfitta della Svezia avrebbe consentito a Pietro di centrare un obiettivo fallito dai suoi predecessori. La Svezia dominava sul Mar Baltico, ma il momento propizio per colpire la Svezia sembrava arrivato, perché il nuovo re di Svezia era Carlo XII, giudicato giovane e inesperto. Carlo XII era salito al trono di Svezia nel 1697 a soli 15 anni. Inoltre i ceti borghesi aristocratici della Svezia stavano creando difficoltà al nuovo re, contestandone il potere assoluto. Pietro era ancora impegnato nei negoziati con l'impero ottomano quando Augusto II dichiarò guerra alla Svezia nel gennaio 1700, inizialmente non come re di Polonia, bensì Augusto II come duca di Sassonia. Pochi mesi dopo la Danimarca seguì l'esempio della Sassonia. Il 14 luglio del 1700 venne stipulato a Costantinopoli il trattato russo-turco, in base al quale, come già sappiamo, la Russia acquisì Azov, la fortezza sul Mar Nero. Poco tempo dopo, il 19 agosto, anche la Russia dichiarò guerra alla Svezia. Era iniziata la Grande Guerra del Nord. A differenza di quel che si prevedeva, Carlo XII di Svezia si rivelò un genio militare, grazie alla mobilità delle sue truppe, che sarà presa ad esempio da Napoleone in futuro. Carlo XII riuscì ad affrontare e a sconfiggere i suoi nemici separatamente prima che i loro eserciti riuscissero a coordinarsi. Il re svedese invase la Danimarca e la costrinse rapidamente alla resa. Il trattato di Traventhal, che sanciva l'uscita della Danimarca dal conflitto Traventhal, fu firmato lo stesso giorno in cui la Russia entrò in guerra. Una volta trasferite le sue truppe dal Baltico alla Livonia, Carlo XII aggredì il principale esercito russo e lo sconfisse totalmente presso Narva. Gravissima sconfitta dei moscoviti a Narva. Gli svedesi uccisero o fecero prigionieri ben 10.000 russi e conquistarono tutta l'artiglieria. Questo avvenne nonostante la netta superiorità numerica dei russi. L'esercito di Pietro I si rivelò scadente, la cavalleria era obsoleta e si diede alla fuga senza combattere. Quanto alle truppe irregolari e alle leve della nuova fanteria, si rivelarono solo una milizia indisciplinata. Gli ufficiali stranieri, per la maggior parte, si dimostrarono incompetenti e inaffidabili.
Come sappiamo, questa disfatta fece comprendere a Pietro la necessità di riformare completamente l'esercito. Sia all'epoca sia in seguito molti hanno sostenuto che dopo Narva Carlo XII avrebbe dovuto continuare la guerra contro i russi incalzandoli all'interno del loro territorio e facendo in modo che la Russia si arrendesse e uscisse dalla guerra. Invece il re svedese sbagliò, sottovalutando colpevolmente i russi e il loro zar. Carlo XII tralasciò la Russia, capite? Considerandola ormai fuori combattimento e rivolgendosi verso i sassoni all'assedio di Riga. Dopo aver liberato Riga, Carlo XII invase, sconfisse e occupò anche la Polonia. Dopo aver sconfitto Danimarca e Russia, sconfigge anche la Polonia. Gli eventi della guerra in Polonia, che implicarono anche la resistenza da parte di alcune regioni polacche, resistenza che non fu mai doma, sono stati da me raccontati in altre video lezioni. Ciò che conta qui sottolineare è che Carlo concesse un provvidenziale periodo di respiro alla Russia, a Pietro. Carlo considerò Augusto II e la Polonia un nemico più pericoloso di Pietro I. Per 6 anni Carlo non riuscì a ottenere una vittoria definitiva in Polonia, né accettò mai di chiudere la guerra con Augusto II con un compromesso. Eppure il sovrano sassone polacco sarebbe stato ben contento di allearsi con Carlo XII, sia per sconfiggere l'opposizione interna, sia perché aveva paura dell'alleato russo che stava invadendo la Polonia. Carlo XII era un grande generale, ma un pessimo politico e stratega. Nel frattempo lo zar Pietro, un solo anno dopo il disastro di Narva, fu in grado di mettere insieme un nuovo grande esercito con un'artiglieria equivalente a quella che era andata perduta. Coscrizione, finanza e ogni tipo di sforzo fu messo in atto dal governo russo per continuare la guerra. Ogni risorsa fu mobilitata e sfruttata al massimo grado. La fusione delle campane e delle chiese per farne cannoni rappresenta il simbolo di questa mobilitazione totale da parte della Russia. Pietro I inviò aiuti ad Augusto II ed iniziò con i suoi eserciti una lenta ma inesorabile avanzata in Livonia, dove gli svedesi avevano lasciato forze limitate. Nel 1701 e nel 1702 il generale Sheremetyev inflisse 2 pesanti sconfitte agli svedesi e i russi iniziarono a occupare anche i territori sul Golfo di Finlandia. Nel 1703, come ben sappiamo, Pietro iniziò la costruzione della sua capitale Pietroburgo in un territorio paludoso dell'Ingria alla foce della Gneva, che nominalmente era sotto sovranità svedese, ma che i russi appunto avevano da poco occupato. L'anno dopo, nel 1704, Pietro il Grande fece costruire la fortezza di Kronstadt sull'isola di Kotlin per difendere la futura capitale. Nel frattempo le truppe russe si impadronirono di Dorpat, che altro non è che il nome tedesco dell'attuale città estone di Tartu, e si impadronirono anche di Narva. Presto Pietro costruì una flotta sul Baltico che diede maggior forza alle offensive russe. Nel 1706 Augusto II di Polonia capitolò con il trattato di Hallstatt, abdicò a favore di un nuovo sovrano, il filo svedese Stanislaw Leszczyński, e uscì dalla guerra. Quindi la Russia si trovò sola contro la Svezia. Nel gennaio 1708 Carlo XII fece lo stesso errore che Napoleone avrebbe commesso un secolo dopo: invase la Russia con un grande esercito. L'esercito di Carlo XII presentava 50.000 uomini, superò la Vistola e puntò verso Mosca. Pietro si trovò in difficoltà perché nello stesso periodo era alle prese con 3 rivolte interne
di cui abbiamo parlato all'inizio, quella dell'Astrakhan, quella dei cosacchi di Bulavin e quella dei Baschiri. I russi praticarono la tattica della terra bruciata e l'esercito di Carlo XII andò incontro ad un inverno freddissimo che lo logorò. Allora il re di Svezia decise di deviare verso sud, verso i più caldi territori dell'Ucraina. Molti storici hanno sostenuto che Carlo XII avrebbe vinto se avesse insistito in direzione di Mosca, ma di certo non lo sapremo mai. Carlo XII contava sull'aiuto dell'etmano cosacco Ivan Mazepa, che abbiamo già nominato, ma appunto, come abbiamo già detto, egli si rivelò poca cosa, riuscendo a mobilitare soltanto 2000 cosacchi. Gli ucraini non videro con simpatia l'invasione svedese, non aiutarono certo gli svedesi, e gli interventi del generale Menshikov assicurarono la fedeltà dell'Ucraina a Pietro. Le truppe russe guidate dallo zar in persona sbaragliarono un contingente svedese di rinforzo di 15.000 uomini il 9 ottobre del 1708 a Lesnaia, impossessandosi delle ingenti salmerie destinate a Carlo XII. Nonostante si trovasse isolato e privo di rifornimenti, Carlo XII non volle ritirarsi. Trascorse con il suo esercito il terribile inverno del 1708-1709 in Ucraina e nell'estate successiva cercò una vittoria di prestigio a Poltava, la fortezza importantissima di Poltava sul Dniepr. Carlo assediò inutilmente la fortezza di Poltava e quando giunse là il principale esercito russo, le due parti si scontrarono in campo aperto. Riuscirà Pietro il Grande a mettersi alle spalle le tante sconfitte e ad invertire il corso della guerra? In fondo abbiamo visto che gli eserciti russi stavano già logorando gli svedesi, stavano già occupando i territori baltici. La battaglia di Poltava cambierà la storia. Chi ne uscì vincitore? Lo vedremo, lo scopriremo nella prossima video lezione.